Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo grazioso leoncino adatto per un neonato, ma è bellissimo come peluche, tanto carino, e potete anche personalizzarlo. Potete andare a ricamare una lettera all'iniziale del bimbo o della bimba o a chi volete andare a donarlo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito e andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa del leone avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo le 66 maglie per 8 giri. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Lavoriamo le 72 maglie per altri 3 giri. Ogni 10 maglie facciamo una diminuzione e saranno 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ora lavoriamo 30 maglie basse però lavorate in costa dietro. Prendiamo solo la parte di dietro della maglia e facciamo il nostro giro di 30 maglie in questo modo. Facciamo altro giro di 30 maglie lavorate normalmente. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e sono 18 maglie, poi facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e sono 12 maglie e proseguiamo poi i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Dopo aver chiuso la parte andiamo a nascondere il filo all'interno del lavoro. Andiamo a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno del volto del nostro leoncino e diamo bene la forma. Per realizzare la parte che va sopra il musetto, il nasino, diciamo così, andiamo a realizzare una catenella di 4 maglie. Lavoriamo 4 maglie basse da questo lato della catenella, poi giriamo e lavoriamo 4 maglie basse al lato di sotto della catenella. In totale saranno poi 8 maglie lavorate. Quindi finito questo giro da questo lato, giro la catenella dalla parte di sotto e lavoro anche questa parte di sotto. Quindi in totale, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 8 maglie lavorate. Maglie. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 8 maglie su quelle appena lavorate. Ora vado a cambiare il filato, vado a prendere un beige chiaro e vado a fare per altri 2 giri 8 maglie su queste 8 maglie. Quindi devo fare altri 2 giri con questo filato. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo le 10 maglie per altri 2 giri. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate.
un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse, un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse, un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse, un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse, un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Ora andiamo a posizionare bene in questo modo e possiamo chiudere le estremità o con ago e filo oppure possiamo utilizzare lo stesso uncinetto e andiamo a fare delle maglie bassissime in modo da chiudere le due parti. Volendo potete usare anche ago e filo se preferite. Quindi andiamo a chiudere in questo modo questa parte qui. Poi stacchiamo il filo, andiamo a modellare un po' e questo andrà applicato sul musetto. Per il musetto vado ad utilizzare quest'altro filato più chiaro e vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e poi andremo a cucire sul volto del leoncino. Mettiamo un po' di ovatta sintetica leggermente dentro e poi andiamo ad applicare il nasino sopra in questo modo. Per le zampe posteriori con il filato beige chiaro vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello, vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato con quello che abbiamo utilizzato per realizzare il leoncino, andiamo a fare un altro giro di 30 maglie con questo filato e poi andiamo a fare altri 4 giri sempre utilizzando questo filato, quindi in totale dobbiamo fare 5 giri utilizzando questo filato beige scuro. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie e poi stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Possiamo staccare il filo e riempire. Per le orecchie abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Possiamo staccare il filo e questo sarà l'orecchio, andremo poi a piegarlo in questo modo e questo è l'orecchio. Per il braccio abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo le 16 maglie per altri 9 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Terminati i giri possiamo chiudere il lavoro e riempiamo con l'ovatta sintetica. Per la coda con il filato marrone vado a fare un anello magico di 4 maglie, stringo l'anello e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 6 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate.
un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Sostituiamo il filato che abbiamo utilizzato con quello per il corpo e andiamo a fare per altri 8 giri le nostre 10 maglie con questo filato e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo, possiamo riempire un po' con la vatta sintetica leggermente e poi andiamo a cucire la parte superiore. Per la criniera dobbiamo fare una catenella lunga abbastanza da circondare tutta la testa. Io ho utilizzato 66 catenelle. Dobbiamo ora andare a lavorare le nostre 66 mezze maglie nelle 66 catenelle. Volendo potete già chiudere a cerchio o se preferite lo fate dopo, quindi andate prima a lavorare e poi andate a chiudere con ago e filo. Quindi facciamo le nostre 66 mezze maglie nelle 66 catenelle. Ora andiamo a ripetere questa sequenza. Dobbiamo fare 2 maglie alte, vado a sostituire la prima con le 3 catenelle, poi vado a fare la seconda nella seconda maglia, poi vado a fare un pippiolino, 2 e 3 catenelle e poi vado a chiudermi nella prima delle 3 catenelle con una maglia bassissima e poi di nuovo 2 maglie alte. Quindi la sequenza è questa: 2 maglie alte, un pippiolino, 2 maglie alte e di nuovo 2 maglie alte nelle maglie successive, un pippiolino, vado a chiudere con una maglia bassissima e 2 maglie alte e ripeto la sequenza per tutte le maglie. E questa sarà la criniera. Possiamo staccare il filo e poi andiamo a cucire intorno alla testa in questo modo, coprendo tutta la testa, e poi andiamo a chiudere anche la parte superiore se non l'avete già fatto, in questo modo. Come prima cosa andiamo a cucire il musetto a questa altezza, più o meno a un dito dal collo. Andiamo a cucire bene tutto intorno, inseriamo un po' di ovatta sintetica prima di chiudere il tutto anche sotto il musetto e andiamo a cucire maglia per maglia, prendendo sia la parte del musetto che la parte della testa sotto, così, e facciamo tutto il giro. Ripassiamo per rinforzare. Ora andiamo ad inserire la parte del nasino sopra e dobbiamo puntare qui prima la parte superiore con gli spilli, poi andiamo a puntare anche un po' sul musetto in modo da realizzare così il nasino al nostro leoncino, in questo modo. Fermiamo anche la parte centrale e andiamo a cucire bene tutto intorno. Andiamo poi a posizionare gli occhietti qui di lato in questo modo. Io utilizzo questi con tipo bottoncini e vado a fissarli con ago e filo. Potete utilizzare la colla a caldo, potete utilizzare gli occhietti invece che hanno la chiusura dietro, quello che preferite. Andate ad applicare così, io li vado a cucire e vado a bloccarli. Con un ago lungo vado a fissarli in questo modo, entro nell'occhiello del bottoncino, ripasso dall'altro lato, entro nell'altro occhiello e vado a cucire così. Ripasso tante volte in modo da bloccarli per bene. Poi vado a passare un po' di filo bianco intorno all'occhio da un lato e anche dall'altro e ripasso nuovamente. E riempio un po' questa zona qui dell'occhio con il filo bianco.
E con un po' di filo marrone andiamo a fare la riga sotto il nasino, qui passiamo un po' di volte in modo da rinforzare. E poi facciamo anche le sopracciglia. Con lo stesso filo possiamo fare anche la riga sugli occhi, viene da un lato e dall'altro. Così diamo un po' l'espressione al leoncino. Ripasso di nuovo. E poi possiamo fare anche le sopracciglia, così, lateralmente. E poi blocchiamo il filo. Ora andiamo a cucire prima le orecchie alla base di sotto, le chiudiamo e poi andiamo a cucire al lato della testa. Passiamo il filo così e andiamo a chiudere questa estremità. Fermiamo le orecchie prima con gli spilli e poi andiamo a cucire. Riempiamo con l'ovatta sintetica le zampe e poi le andiamo a cucire qui alla base. Se vogliamo farlo stare seduto le posizioniamo così, se invece vogliamo farlo stare in piedi possiamo chiudere questa parte con ago e filo e andiamo a cucire sotto. La stessa cosa, andiamo a riempire le braccia e le andiamo a cucire lateralmente. E dopo aver cucito le orecchie andiamo a cucire anche la criniera, la andiamo a chiudere prima sopra con ago e filo e poi andiamo con ago e filo a cucire tutto bene intorno, ripassiamo per rinforzare bene il tutto e la dobbiamo applicare così dietro alle orecchie passandole sotto al mento, così. Riempiamo un pochino la coda con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire questa parte e cuciamo dietro. Con ago e filo andiamo a cucire questa parte qui davanti dell'orecchio e poi andiamo anche nella parte di dietro in modo che sarà più saldo. Dopo aver cucito la criniera ho messo un po' di fard sulle guanciotte, ho poi cucito la coda dietro, le gambe e le braccia, semplicemente passando il filo da un lato e l'altro ho cucito. Questo è il mio leoncino terminato, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e condividete il video e ci vediamo alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.